Rieccoci, come vedete, con un nuovo video e ovviamente quest'oggi con le sibille dell'Ottocento. Io ragazzi vi lascio come sempre il link in descrizione di un mio video precedente ovviamente a questo video ovviamente in cui descrivo dettagliatamente la storia delle sibille e le sibille nella storia e ovviamente in particolar modo proprio questo mazzo. Ovviamente ragazzi carta per carta, quindi tutte le 52 sibille ovviamente in tutti i significati possibili. D'accordo? Quindi se volete potete ovviamente andare a rivedere questo video, quindi vi lascio il link in descrizione. Ovviamente però torniamo alla stesa di quest'oggi, che è una stesa ovviamente inerente all'amore, ossia farò l'incontro, cioè quell'incontro giusto con la persona giusta, quindi con un'anima gemella, con una persona a me affine, quindi mi innamorerò di nuovo, arriverà la ovviamente persona giusta. Utilizzerò ovviamente ragazzi quest'oggi con le sibille un nuovo metodo di stesa che appunto non ho mai usato sul canale proprio perché ovviamente è un metodo di stesa che si usa prevalentemente con le sibille. Questo metodo di stesa appunto è detto del ferro di cavallo e ovviamente composto da 7 carte. Comunque poi appunto quando le stendo sul tavolo di stesa, prima di iniziare la vera e propria lettura, vi spiegherò comunque ovviamente posizione per posizione. Dunque quest'oggi sarà un video ad una sola variante. Voi sapete che io appunto ho l'abitudine sul canale di alternare appunto video a 2 varianti e video a variante unica, proprio ovviamente per cercare di venire incontro il più possibile ovviamente ai gusti e alle esigenze di tutti. Quest'oggi sarà un video a variante ovviamente unica, però con appunto le sibille, questo nuovo metodo. Dunque, per il principio di sincronicità, per chiunque appunto incappi in questo video o appunto lo scelga, per chi sta aspettando ovviamente il vero amore, comunque l'incontro per eccellenza con un'anima gemella, comunque con una persona che vi faccia ovviamente innamorare, cerchiamo appunto di capire come procederà ovviamente in futuro la vostra vita affettiva. Però ragazzi, tenendo conto ovviamente anche del passato, del presente, ovviamente vi ripeto di 2 posizioni inerenti il futuro e in particolar modo diamo un'occhiata, quindi focus all'ambiente che vi circonda e ovviamente agli ostacoli, nemici e rivali. Dunque, iniziamo appunto a mescolare il mazzo di sibille. Dunque per il principio di sincronicità, per chiunque appunto voglia cercare di scoprire, grazie appunto alle sibille, quando e se ovviamente incontrerà a breve, si spera, la persona giusta. Vediamo un po'. Perfetto, allora iniziamo appunto a disporre le singole sibille, ovviamente nella prima posizione, seconda posizione, terza posizione, quarta posizione centrale, quinta posizione, sesta posizione,
ed infine settima ed ultima posizione. Perfetto. Allora, come potete vedere appunto è una sorta di stesa a V, quindi comunque diciamo a ferro di cavallo. Ovviamente questa prima posizione è inerente al passato, seconda posizione inerente al presente, terza posizione il vostro futuro prossimo, quindi il futuro più imminente, tra qualche giorno, qualche settimana. Quarta posizione ovviamente la linea di condotta, quindi una sorta di consiglio delle sibille, appunto condotta da adottare, da avere, per ottenere dei risultati. Quinta posizione appunto il contesto, vostro contesto amicale, per esempio professionale, di conoscenze, che quindi vi circonda. Quindi persone ovviamente che possono essere favorevoli o sfavorevoli rispetto alla domanda, quindi rispetto alla vostra condizione sentimentale. Sesta posizione, gli ostacoli, quindi ovviamente cerchiamo di capire anche se ci possono essere anche rivali, nemici. Settima ed ultima posizione, il futuro, però ovviamente con un focus più distante nel tempo, quindi le conseguenze a lungo termine, d'accordo? Quindi ovviamente anche tra diversi mesi. Dunque, iniziamo ovviamente ragazzi dalla prima posizione, cioè la posizione ovviamente inerente al vostro passato. Però, allora qui iniziamo con la carta ovviamente della disgrazia, che come vedete è ovviamente legata al 7 di spade, oppure appunto 7 di picche, e come potete notare la carta della disgrazia è particolarmente legata, non soltanto ragazzi a livello iconografico, ma anche a livello ovviamente semantico e sicuramente di significati profondi, proprio al 16° arcano maggiore, ossia l'arcano della torre. Ve lo ricorda sicuramente, anche semplicemente come immagine e impatto visivo. Allora, il vostro passato è stato pesante, veramente pesante. Cioè, la carta della disgrazia parla sicuramente di situazioni assolutamente non benefiche, quindi conoscenza di persone sbagliate, di persone, 7 di spade ragazzi, fortemente menzognere, persone per esempio impegnate che potevano fingere di essere libere, quindi non persone impegnate che vi tenevano in considerazione dicendovi ovviamente che erano appunto impegnate, quindi dandovi comunque delle giustificazioni a comportamenti appunto magari particolarmente ambigui, sparizioni eccetera, ma obiettivamente persone che invece fingevano di essere assolutamente caste, pure, limpide, ma erano tutt'altro. Il 7 di spade è la carta del ladro, quindi la carta del menzognero. Che cosa provoca nelle sibille? La disgrazia. La disgrazia, ragazzi, è una carta molto forte perché ovviamente è una carta che parla di cambiamenti però diciamo piuttosto intensi e subiti. Cioè la torre rappresenta un dover per forza cambiare strada, cioè chiudere per esempio una conoscenza perché ovviamente ne valeva della vostra serenità, felicità ed equilibrio. Cioè molto spesso voi vi siete trovate nella condizione dolorosa di dover per esempio o mettere fine voi direttamente ad una storia, oppure avete subito una chiusura, ma di storie e rapporti basate e appunto basati su nulla, cioè su menzogne, cioè su falsità. La carta della disgrazia, proprio come la torre però, parla anche di errori compiuti dal consultante, errori in buona fede ovviamente,
compiuti dal consultante che si è in qualche modo troppo abbandonato ai propri sentimenti, alla propria emotività, ai propri impulsi anche ovviamente fisici, erotici, e non ha tenuto conto di dettagli che magari ad un occhio estraneo potevano sembrare macroscopici, cioè delle enormi bandiere rosse, che però voi ovviamente, essendo dentro nella storia, coinvolte emotivamente, sentimentalmente e ovviamente da un punto di vista passionale, non siete riusciti a cogliere. Ma non perché non ne siete in grado, ma perché eravate coinvolte. Quindi questo ha provocato la disgrazia, cioè ha provocato delle rotture, degli allontanamenti. Con la carta della disgrazia solitamente, vedete, sono allontanamenti un po' bruschi. Quindi qui c'è un incendio che divampa, quindi potrebbero, diciamo, essere stati allontanamenti a causa di uno scandalo, per esempio nel caso in cui avete avuto una storia, o anche più di una, con una o più persone impegnate, la compagna ufficiale potrebbe averlo scoperto e di conseguenza potrebbe essersi creato uno scandalo. Oppure, obiettivamente, la carta della disgrazia parla di comunque storie anche con persone libere che però obiettivamente vi avevano comunque raccontato delle menzogne. Cioè, per esempio, aver nascosto una reale progettualità. Cioè, mi spiego. Potevano essere persone interessate solo all'aspetto erotico del rapporto e vi hanno invece raccontato di essere dispostissime al grande amore, 2 cuori, una capanna. D'accordo? Quindi la carta della disgrazia, proprio come il 16° arcano maggiore, quindi proprio come la torre, ci riporta a degli errori di valutazione da parte del consultante, che quindi non è riuscito in qualche modo a notare dei dettagli, vi ripeto, visti da un occhio terzo, dettagli pesanti, che chiaramente rappresentavano menzogne. D'accordo? Perché la caratteristica della carta della disgrazia, così come del 7 di spade, a cui ovviamente la sibilla della disgrazia è abbinata, è proprio la menzogna, ragazzi, cioè la bugia. Quindi, vedete, mura e basi fragili. Cioè, le vostre frequentazioni obiettivamente non avevano basi solide. Perché? Perché sono state comunque generalmente delle storie con persone sbagliate, quindi non con la persona giusta, motivo per cui siete in questa stesa, ovviamente. D'accordo? Però vi ripeto, errori fatti in buona fede, perché comunque voi eravate coinvolte e quindi non avevate, diciamo, la lucidità giusta e corretta per rendervene conto. Quindi avete sofferto, perché la carta della disgrazia, sì, è una carta di cambiamento, ma che parla di sofferenza. E soprattutto proprio perché è una sofferenza subita. Quindi non è come la carta della morte, anche ovviamente tra le sibille c'è la carta della morte, d'accordo? Che parla sì di un grande cambiamento, ma un cambiamento fisiologico, d'accordo? Nel caso della disgrazia, qui obiettivamente abbiamo chiaramente una fine molto dolorosa, che però è dipesa molto da dei piccoli errori di valutazione, da un fidarsi troppo della persona sbagliata o delle persone sbagliate. È chiaro che però la colpa non è vostra, cioè la colpa, ragazzi, non è mai della vittima, attenzione, la colpa è del carnefice o dei carnefici, cioè avete incontrato persone di dubbia moralità, quindi obiettivamente persone non buone, diciamo così, interiormente non buone, d'accordo? Quindi non proprio la classica persona onesta, leale, pulita e sincera. Va bene? Quindi la carta della disgrazia rappresenta proprio in realtà delle storie finite male, finite con una dose di comunque sofferenza da parte vostra
e comunque anche con astio e con rancore, perché la disgrazia parla anche, vedete, di comunicazioni infuocate, cioè comunque anche di litigi abbastanza significativi. O comunque, vi ripeto, storie che non sono finite, diciamo, più o meno consensualmente, in maniera piuttosto tranquilla. Storie finite sempre in maniera abbastanza concitata, diciamo così, d'accordo? Quindi provenite da un passato non proprio facilissimo, non proprio semplice, d'accordo? Perché, vi ripeto, qui avete trovato persone veramente bugiarde, cioè persone veramente menzognere. E di questo ovviamente mi dispiace, perché è chiaro che vi è stata portata via la serenità, d'accordo? Però anche i vostri sogni, anche i vostri progetti, anche ciò in cui credevate. E questa è la cosa evidentemente più dolorosa. Vediamo ora, ragazzi, invece in seconda posizione il presente, cioè ad oggi, appunto, com'è la vostra situazione sentimentale? Cioè cerchiamo di capire se c'è già qualcuno di interessato a voi, oppure se non altro se ci sono comunque dei miglioramenti, certo che ci sono, meno male. Allora, dopo questa carta della disgrazia così pesante, allora, qui abbiamo la carta della fortuna. Allora, ragazzi, la carta della fortuna parla di, ovviamente, sorte, cioè destino fato. Fa parte delle 3 carte, diciamo, della fortuna, ovviamente assieme alla carta della consolante sorpresa e della gran consolazione, queste 3 sibille, il trittico della fortuna, che appunto rappresentano carte che parlano di fortuna, cioè la sorte, il karma che interviene. A ragion veduta, direi, perché dopo la carta della disgrazia, un aiuto da parte del karma, io direi che ben accetto, ragazzi. La ruota di fortuna parla, vi ripeto, di un aiuto da parte del destino, da parte del karma, nel cercare di ridarvi innanzitutto un po' di serenità. Parliamo di un 5 di bastoni, quindi energia fisica, combattività, forza, determinazione, coraggio, voglia di vincere, voglia di vivere, voglia di godere della vita. Cioè, nel presente, o comunque entro veramente breve tempo, voi vi sentirete comunque meglio e ovviamente anche pervase da una sensazione, vi ripeto, di maggiore energia. La ruota di fortuna, in questo caso la vera e propria dea bendata, appunto, che ci riporta alla ruota di fortuna, al 10° arcano maggiore, rappresenta infatti, vedete, la dea bendata che appunto sta elargendo da questa cornucopia dorata tutti i suoi regali, i suoi doni. Quindi, entro poco tempo, voi riceverete dei doni. A seconda ovviamente della tipologia di stesa. È una stesa a carattere sentimentale, quindi chiaramente la dea bendata vi regalerà cosa? Nuove conoscenze, contatti, perché parliamo di bastoni, quindi potrebbero esserci anche contatti, comunicazione, ad esempio sui social, ma parlando di bastoni anche nel vostro ambito professionale. Quindi persone che potrebbero essere del tutto nuove, quindi persone nuove, conoscenze nuove, che andranno fortunatamente ad allietare la vostra quotidianità. Entro veramente breve tempo, ragazzi, perché nelle sibille, esattamente come nei tarocchi, la carta del presente può essere ovviamente inerente anche ad un futuro veramente imminente. Dunque, vi ripeto, voi sentirete comunque maggiore energia. Questa energia vi porterà a sentirvi più forti, più cariche, più decise e ovviamente per legge d'attrazione questa maggior energia ovviamente
vi permetterà anche di in qualche modo avvicinare sia più persone da un punto di vista ovviamente numerico, che ovviamente anche più persone da un punto di vista qualitativo, quindi non solo da un punto di vista quantitativo. Persone quindi di qualità migliore rispetto a questo 7 di spade, alla Sibilla della disgrazia, d'accordo? Quindi persone molto più affini a voi. Quindi la ruota di fortuna e soprattutto appunto nuove situazioni da cogliere al volo. Quindi obiettivamente voi potreste conoscere inaspettatamente, perché la fortuna parla proprio dell'inatteso, della fortuna proprio che vi piove praticamente dall'alto, quindi una nuova conoscenza che voi dovrete però ovviamente saper cogliere al volo, perché la fortuna, così come arriva, allo stesso identico modo passa, cioè la ruota di fortuna, ragazzi, gira costantemente. Quindi, ovviamente, tutto ciò che di positivo la vita, da un punto di vista sentimentale, vi regalerà d'ora in avanti, dal momento in cui voi andrete a vedere questa stesa in avanti, è ovviamente qualcosa di molto positivo di cui approfittare o comunque da cogliere al volo. Sono situazioni comunque tendenzialmente positive, d'accordo? Quindi qui ci sono nuove conoscenze e soprattutto nuove situazioni del tutto inaspettate, perché la fortuna parla dell'imponderabile, quindi in qualche modo proprio di regali che appunto vi piovono dal cielo, d'accordo? Quindi sicuramente aspettatevi entro breve tempo, perché è un 5 di bastoni e ovviamente anche una ruota di fortuna che gira molto velocemente, quindi aspettatevi entro breve delle nuove conoscenze o comunque dei contatti, sia tra virgolette, ragazzi, nella vita reale, diciamo, che ovviamente anche sui social, d'accordo? Quindi tutte situazioni positive. Ora vediamo in terza posizione invece il futuro prossimo, quindi tra qualche settimana e anche magari un paio di mesetti grosso modo. Che cosa invece vi aspetta obiettivamente in amore? L'amore. Ma che carta stupenda! Allora, la carta dell'amore è la carta più bella, secondo me, del mazzo delle Sibille. Sono veramente contenta perché siamo partiti da questa disgrazia che è veramente una carta pesante e qui arriviamo alla carta più bella del mazzo, secondo me, che non è la fortuna. Per molti è la fortuna, per me no, ovviamente. E chiaramente la carta dell'amore, ragazzi. Allora, una stesa che parla d'amore, dove si cerca l'amore, arriva l'amore. Allora, la Sibilla dell'amore parla ovviamente di un incontro, uno in particolare, oltre a tutti questi che vi regalerà la dea bendata, uno in particolare emergerà ovviamente e sarà un incontro anche in questo caso però inaspettato, perché ovviamente quando il dio Eros deciderà appunto di scoccare, vedete, la sua freccia, lui lo fa bendato, quindi comunque sarà una freccia inaspettata che colpirà ovviamente il vostro cuore e ovviamente anche quello dell'altra persona. Quindi la carta dell'amore parla dell'incontro, d'accordo? Quindi dell'incontro giusto con la persona giusta. È un incontro che avverrà anche in questo caso entro comunque breve tempo, perché la carta dell'amore ovviamente parla di comunque cambiamenti sentimentali molto positivi e vi ripeto in breve tempo. Questa persona sarà totalmente affine a voi. Ecco perché di solito quando compare la carta dell'amore si può appunto parlare anche dell'anima gemella, proprio perché obiettivamente la carta dell'amore parla di un incontro talmente bello e imprevedibile che andrà a cambiare completamente la vostra situazione sentimentale e quindi a farvi provare delle emozioni assolutamente intense, ma sarà un vero e proprio colpo di fulmine che andrà un po' a sconquassare la vostra vita e la vostra esistenza. Quindi questa è una carta che parla di emozioni
è una carta che parla di una conquista in particolare e di un incontro in particolare, vi ripeto, imprevisto, che vi ricaricherà da un punto di vista proprio emotivo, sentimentale e ovviamente anche psicofisico. Cioè voi vi sentirete anche più belle, proprio perché obiettivamente vi sentirete molto e particolarmente desiderate da questa persona. D'accordo? L'amore, ragazzi, parla di felicità, una felicità e quindi un appagamento proprio per quanto riguarda ovviamente i sentimenti. D'accordo? Quindi vi ripeto, sicuramente vivrete un periodo molto bello e ovviamente molto positivo, che ovviamente vi aspetta entro brevissimo tempo. Vi ripeto, questa persona in particolare, al di là di tutte le altre persone che comunque appunto andrete ad incontrare grazie alla dea bendata, sarà appunto una persona che voi vedrete come giusta rispetto alle vostre aspettative, rispetto ai vostri sogni. D'accordo? Quindi sarà, vi ripeto, la persona giusta, la persona che state aspettando e ovviamente, ragazzi, soprattutto una persona che ricambierà in pieno, ovviamente, i vostri sentimenti. D'accordo? Quindi, come questa persona piacerà ovviamente a voi, anche ovviamente voi piacerete tanto a questa persona. D'accordo? Quindi un vero e proprio meraviglioso colpo di fulmine. Quindi sono molto felice perché obiettivamente è una carta estremamente, veramente molto bella. D'accordo? Vediamo in posizione ovviamente centrale la linea di condotta, cioè che cosa vi viene consigliato dalle sibille, quindi come dovreste agire per riuscire a, diciamo, ottenere ovviamente i maggiori risultati proprio in amore. E qui abbiamo la carta della costanza, credeteci. Allora, la carta della costanza è un'altra delle carte ovviamente d'amore, perché vedete che è legata al 10 di coppe, ma è una carta anche di cambiamenti. Cambiamenti importanti che ovviamente si avranno grazie proprio alla vostra capacità di resistere a tutto un passato doloroso che ovviamente, come è normale, voi potreste portarvi ancora nel cuore. Cioè, ragazzi, certe ferite, certe delusioni non si possono cancellare. Di conseguenza, è ovvio che la carta della costanza parla di coraggio, di forza e di determinazione e quindi, vedete, di un sole che in qualche modo appunto andrà ad illuminare e a scaldare il vostro cuore, ma se ci crederete. La carta della costanza, vedete, parla di coraggio, parla di forza, parla di speranza, parla di un crederci, parla di un provarci, parla di un rimettersi in gioco, parla di un ritentare, parla di un credere nella propria felicità, nella possibilità di essere felici. La carta della costanza parla di fiducia, ragazzi. Dovete avere fiducia nel destino, dovete avere fiducia in voi stesse, nella vostra capacità di essere amate, nella vostra capacità di essere desiderate, nelle vostre enormi qualità. Non vi si sta chiedendo di cancellare il dolore, ma di apprendere da questo dolore, da queste ferite e da lì ripartire. Non lasciate mai che queste persone così negative del vostro passato possano continuare a influenzare la linea del vostro futuro. Non lasciate che la crudeltà degli altri distrugga i vostri sogni. Non fatelo. Non fatelo. Continuate a crederci.
La carta della costanza vi invita a crederci, ad andare avanti, con costanza, con perseveranza, con temperanza, potremmo dirla secondo il 14° arcano maggiore. Credeteci fino in fondo. D'accordo? Perché l'amore c'è, ma a prescindere dal responso delle sibille. D'accordo? Quindi la carta della costanza parla di riuscita, parla dell'arrivo della persona giusta, ma nel momento in cui voi sarete ovviamente disposte ad accettare questa persona, il suo arrivo. Come vi dicevo appunto con la carta della ruota di fortuna, la legge d'attrazione è questo che vi vuole spiegare. Con l'ottimismo, la positività, l'allegria, l'energia, la forza, il coraggio, la determinazione si ottiene tanto, non con la rassegnazione. D'accordo? Quindi, d'accordo avere un grosso aiuto da parte del karma, che qui c'è con la carta della fortuna, ma la fortuna va anche colta, ve l'ho detto poco fa. D'accordo? Quindi il consiglio è credeteci. Costanza, determinazione, fiducia, volontà, voglia di vivere. Riprendete in mano la vostra vita. Perché di persone malvagie è purtroppo pieno il mondo, no? Non lasciate che distruggano i vostri sogni. Mai. Vediamo ora in quinta posizione il contesto, cioè che cosa obiettivamente vi ruota attorno, tra amici, parenti, conoscenti. Cerchiamo di capire se ovviamente ci sono personaggi più o meno favorevoli ovviamente alla vostra condizione sentimentale. Allora, qui abbiamo la carta del viaggio. Un'altra carta di cambiamenti, Allora, il viaggio ci parla di, vedete, è legata appunto al 3 di bastoni, quindi sicuramente incontri, ma a seguito di spostamenti. Quindi questo amore, questo ovviamente personaggio, non vi verrà a bussare dietro la porta di casa. Perché appunto la carta del viaggio rappresenta dei cambiamenti, degli spostamenti che voi andrete a breve ad effettuare. Ragazzi, per viaggio non si intende per forza raggiungere l'altro emisfero, d'accordo? O comunque fare il giro del mondo. Per ovviamente viaggio si intende anche un piccolo spostamento, può essere anche banalmente un weekend, o anche semplicemente un'uscita con le amiche a bere qualcosa, d'accordo? Quindi uno spostamento. Per viaggio si intende il movimento, d'accordo? Quindi non rimanere ovviamente chiusi in casa, d'accordo? Quindi proprio in uno di questi spostamenti, casualmente, ecco qua la fortuna e l'amore, voi andrete ad incontrare la persona giusta. Non è un incontro in un ambiente che voi frequentate, diciamo, usualmente, perché la carta del viaggio rappresenta posti lontani, d'accordo? O comunque posti che per voi potrebbero essere sconosciuti. Vi faccio un esempio. Avete sempre frequentato una palestra, decidete di cambiare palestra. Ecco, in quella nuova palestra incontrerete questa persona, d'accordo? Cioè, la persona giusta la incontrerete cambiando abitudini, cambiando luoghi che appunto voi abitualmente andate a frequentare. Solo cambiando abitudini e cambiando luoghi voi andrete ad incontrare questa persona. A seguito di un cambiamento che, vi ripeto, sarà fortunato e foriero di positività, ma solo a seguito di un cambiamento. D'accordo? Quindi,
o comunque di uno spostamento. Quindi cambiare abitudini, cambiare luoghi di, in qualche modo, frequentazione, cambiare anche gruppo amicale, perché no? E di conseguenza riuscirete appunto ad ottenere finalmente quella grande miglioria che state aspettando. Ma non solo, ragazzi, da un punto di vista sentimentale, perché la carta del viaggio parla di un cambiamento tout court. Cioè, come vi dicevo poco fa, voi vi sentirete ancora più forti, ancora più energiche, coraggiose, belle, desiderabili e desiderate ovviamente. Quindi, vi ripeto, questo cambiamento sarà importante per voi. La carta del viaggio rappresenta un cambiamento organizzato, quindi non è come la disgrazia e la torre, cioè due cambiamenti subiti o comunque fisiologici. La carta del viaggio rappresenta un cambiamento che però appunto il soggetto della stesa, quindi voi in questo caso, andrà a pianificare, perché vedete che è un 3 di bastoni. Quindi voi andrete a pianificare questo cambiamento. Cioè arriverà un punto, un momento della vostra vita esistenza che voi direte, sai che c'è? Adesso cambio tutto. E quindi andrete proprio a stravolgere la vostra esistenza. Questo vi farà bene. Perché la carta del viaggio è un cambiamento molto positivo. Proprio perché non è subito, ma è pianificato. D'accordo? Quindi, a seguito, vi ripeto, di questo cambiamento, per voi inizierà una nuova vita. E quindi c'è la ruota di fortuna e quindi c'è anche la carta dell'amore. Vediamo, ragazzi, a questo punto in sesta posizione però gli ostacoli, cioè gli elementi su cui prestare obiettivamente attenzione in riferimento ovviamente ad un vostro miglioramento in ambito sentimentale. E qui abbiamo la carta della speranza. Allora, ragazzi, non dovete perdere, come vi dicevo con la carta appunto della costanza, mai la speranza di appunto in qualche modo raggiungere alte vette da un punto di vista sentimentale. Ossia, la carta della speranza parla comunque di una fine imminente delle vostre problematiche. Questa stupenda ragazza che cosa ha in mano? Ha un'ancora e ovviamente si sta tenendo saldamente all'ancora, ma non solo all'ancora, è appoggiata stabilmente ad una colonna. Quindi, vi ripeto, questa ragazza ovviamente ha una posizione ben solida, poggia bene i piedi a terra, quindi a breve, vi ricorda la carta della speranza, i vostri sogni si realizzeranno, non perdete fiducia. Perché la carta della speranza in accezione negativa parla di un rallentamento nel raggiungimento dei propri obiettivi a seguito di sfiducia. Quindi, nel momento in cui voi non resterete centrate sui vostri obiettivi e non apporterete quei cambiamenti necessari di cui vi parlavo poco fa con la carta del viaggio, andrete a rallentare, non a bloccare, a rallentare la, ovviamente, risoluzione di tutti i vostri problemi e, ovviamente, il trovare la persona giusta. Cioè, più voi vi lasciate andare alla disperazione, alla rabbia, al rancore, più, ovviamente, si allontana questo cambiamento e ovviamente più tardi arriverà questo incontro o comunque la ruota di fortuna. Quindi non rassegnatevi. Ve l'ho detto prima con la carta della costanza, vi viene ribadito anche ora con la carta della speranza. Non lasciatevi andare, vi ripeto, alla sfiducia. Perché la speranza vi ricorda
che ovviamente a breve il vostro percorso ovviamente arriverà a termine. Otterrete ciò che vorrete, ma non perdete la fiducia. D'accordo? Continuate a credere nei vostri sogni, continuate a sperare. Inoltre, la carta della speranza, che è legata, guardate, all'8 di coppe, parla ovviamente del lasciarsi alle spalle un passato, ecco appunto, il passato della carta della disgrazia, che obiettivamente non è stato un passato positivo, l'abbiamo detto, un passato molto pesante. Evidentemente qui ci potrebbero essere ancora degli strascichi, quindi dei, diciamo, ritorni da parte di persone del passato, proprio alcune di quelle persone che ovviamente vi hanno fatto soffrire. Ecco, la carta della speranza vi ricorda che queste persone vanno cancellate, perché l'8 di coppe vi ricorda appunto che è necessario per evolvere, quindi per completare il proprio ciclo ed aprirne uno completamente nuovo, d'accordo? Quindi anche in ambito sentimentale, ma anche proprio esistenziale, lasciarsi alle spalle certe persone completamente negative che non vi aiutano. Quindi attenzione ai ritorni, perché con la carta della speranza ci potrebbero essere, diciamo, ancora persone del passato o sulla fattispecie di persone del passato che appunto potrebbero giocare un po' troppo con i vostri sentimenti o comunque con il vostro buon cuore, con la vostra propensione all'amore. D'accordo? Quindi di nuovo persone furbette. Qui c'è la persona giusta, ma qui ci possono essere persone ovviamente ancora un po' negative, che o arrivano dal passato o sono simili alle persone del passato. Ragazzi, tabula rasa, queste persone vanno allontanate, d'accordo? Chi vi ha procurato dolore, menzogna e mancanza di rispetto, aggressività, tradimento, sfiducia, amarezza, sono persone da allontanare, d'accordo? Quindi voi dovete andare avanti, voi dovete compiere questo viaggio. Questo viaggio è la vostra vita, d'accordo? È un processo evolutivo, è il vostro percorso evolutivo. Quindi andare, mi raccomando, avanti, Settima ed ultima carta, quindi il futuro e ovviamente le conseguenze chiaramente a lungo termine per quanto appunto riguarda ovviamente la vostra situazione sentimentale. E qui abbiamo la carta del militare. Allora, la carta del militare ci parla di un individuo appunto generalmente in divisa che in qualche modo potrebbe rappresentare appunto una persona molto forte, una persona focosa, una persona appassionata, una persona coraggiosa, per carità, determinata, che potrebbe proprio essere un militare o comunque indossare vedete, una divisa, una persona che, vi ripeto, è abituata a comandare, quindi che ha anche un ruolo molto importante appunto in ambito lavorativo e professionale, però generalmente la carta del militare viene considerata, diciamo, tra i personaggi negativi proprio perché obiettivamente è una persona innanzitutto molto gelosa e molto possessiva, perché vedete che qui ovviamente abbiamo un 10 di spade e ovviamente è una persona che ha un approccio un po' troppo turbolento nei confronti appunto dei sentimenti, cioè una persona che tende a volere un po' troppo gestire i rapporti e ovviamente soprattutto i rapporti di coppia, perché è una persona abituata, vi ripeto, a comandare
per esempio anche nel proprio ambito professionale, quindi tende a farlo anche nei sentimenti. Quindi è una persona dura, è una persona molto severa. Non è detto che questa persona obiettivamente abbia solo lati spigolosi del suo carattere, perché il militare, vi ripeto, ha ovviamente anche dei lati positivi. Vi ripeto, è una persona solitamente molto coraggiosa, però, vi ripeto, generalmente viene appunto inserito tra i personaggi negativi proprio perché è una persona che ha un atteggiamento troppo impulsivo e ovviamente troppo irruento nei confronti proprio dell'amore. Cioè, vi ripeto, è una persona che quando si innamora di una persona, appunto di una donna, tende in qualche modo a volerla sentire immediatamente sua, la sente ovviamente immediatamente sua e cerca di gestirne vita, morte, miracoli. Quindi è una persona che può a volte diventare un po' troppo ingombrante nella vita di una persona. Cioè, per carità, è un individuo caparbio, coraggioso, vi ripeto, ostinato, fisicamente molto forte ed è anche una persona molto decisa e sicura di sé, però è una persona che è carica di troppo impeto e troppo furore, per cui tante volte obiettivamente potrebbe esagerare. D'accordo? Cioè non ha capacità di mediazione. Generalmente la carta del militare io tendo a paragonarla all'arcano appunto di corte del cavaliere di spade, quindi una persona molto irruenta che ha un atteggiamento esplosivo e impulsivo, spesso privo di tatto, d'accordo? Quindi è una persona che quando si interessa, vi ripeto, ad una donna fa di tutto pur di conquistarla e questa persona farà di tutto pur di conquistarvi. E questo vi piacerà tanto. Però attenzione perché ovviamente potrebbe diventare comunque una persona molto gelosa. D'accordo? Anche perché è una persona molto orgogliosa che non ammette i rifiuti e i fallimenti. Quindi è una persona che obiettivamente vuole sempre vincere. E soprattutto, vi ripeto, è un individuo tendenzialmente un po' paranoico, cioè vede rivali dappertutto. Ecco perché ovviamente è una persona molto gelosa, d'accordo? Quindi vi ripeto, sicuramente la carta del militare rappresenta una persona che vi vorrà e una persona che si legherà a voi. Però ci sono ovviamente dei lati caratteriali di questa persona che ovviamente dovranno essere rivisti. Per quanto riguarda il periodo legato alla carta del militare, è compreso tra i giorni dal 15 al 20 novembre. Quindi, obiettivamente, questa persona potrebbe essere nata proprio dal 15 al 20 di novembre. Quindi potrebbe appartenere ovviamente al segno dello Scorpione, che come caratteristiche obiettivamente anche appunto comportamentali ed emotive ci sta, d'accordo? Obiettivamente. Quindi vi ripeto, queste date ovviamente sono indicative, per alcuni di voi ovviamente possono valere, ma non chiaramente per tutti. Però diciamo che tendenzialmente sono date importanti, legate proprio a questa persona, dal 15 al 20 di novembre. D'accordo? Comunque vi ripeto, una persona che si fa troppo trasportare dagli istinti, dall'orgoglio, dal desiderio, cioè una persona che molto spesso si fa troppo sobbarcare anche da un senso di giustizia, perché vi ripeto è un militare, quindi anche da un profondo senso di giustizia, però ovviamente a volte poi potrebbe esagerare, quindi diventare particolarmente, diciamo, possessivo e geloso, d'accordo? Però è una persona che è in grado di volervi bene, perché la carta del militare garantisce anche protezione, poi vi ripeto è una persona comunque molto forte ed è una persona anche molto ostinata, che quando ha un obiettivo cerca di portarlo avanti. D'accordo? Però, vi ripeto, è una persona che, diciamo, ha dei lati caratteriali un po' particolari. D'accordo? Quindi, una persona che potrebbe essere particolarmente fumantina. E ovviamente, nel caso anche voi lo siate, si può creare, ecco, diciamo, un rapporto particolarmente intenso. D'accordo?
Quindi bello per tanti punti di vista, ma in altri magari un po' difficoltoso. Quindi si dovrà ovviamente in qualche modo insegnare a questa persona a scendere a compromessi. D'accordo? Quindi a non pretendere, ma anche a dare. D'accordo? Però, vi ripeto, è comunque un personaggio duro, è un personaggio difficile con cui avere una storia, questo sicuramente, cioè non vi è capitato il re di coppe, ragazze, vi è capitato il militare. Quindi, sicuramente è un personaggio difficile, però obiettivamente è una persona che saprà darvi tanto, perché è la persona presente nel vostro destino, Quindi, vi ripeto, questa sarà una persona importante per voi, che vi darà proprio quella svolta e quel cambiamento emotivo che state aspettando da tanto tempo. Dunque, direi stesa molto bella. Siamo ovviamente partiti da una carta, ragazzi, pesante, quindi la carta ovviamente della disgrazia, e ovviamente siamo arrivati poi successivamente a due carte meravigliose, la fortuna e l'amore, cioè due carte stupende. Ricordate, ragazzi, il consiglio della costanza, non abbandonate la speranza e ovviamente non opponetevi ai cambiamenti, anzi pianificateli. Carta del viaggio, e qui c'è l'incontro con questo bel tenebroso che appunto è questo militare, dal carattere però, vi ripeto, un po' spigoloso, quindi non è proprio, ecco, la persona più semplice di cui evidentemente innamorarsi, questo sicuramente. Però, vi ripeto, è una persona che comunque è presente nel vostro destino, d'accordo? Quindi, evidentemente, fa parte del vostro percorso karmico, ma qui l'amore c'è, perché la carta dell'amore, ragazzi, qui l'amore c'è. La persona giusta sta arrivando. E tra l'altro, vi ripeto, neanche tra tanto tempo, perché comunque sono tutte carte molto veloci, Quindi parlano di settimane, al massimo un paio di mesi, non di più, Quindi comunque qui obiettivamente avrete un autunno e anche, diciamo, un inizio inverno particolarmente positivo. Poi queste due carte, vi ripeto, sono stupende, la fortuna e l'amore. Quindi tante altre conoscenze, non soltanto questo militare. Però, vi ripeto, chiaramente emergerà, evidentemente ha qualcosa e avrà qualcosa sicuramente in più. Quindi riuscirete anche questa volta ad andare oltre le asperità caratteriali. Ma, vi ripeto, sarà comunque una bellissima storia. D'accordo? Tra l'altro, vi ripeto, entro poco tempo. D'accordo? Dunque, ragazze, che dirvi, come avrete appunto notato, le sibille sono le nostre chiacchierine, sono particolarmente dettagliate, ma comunque offrono una stesa tarologica molto appunto precisa e anche chiara, anche da un punto di vista appunto evolutivo, per quanto riguarda i vostri sentimenti e ovviamente la vostra interiorità. D'accordo? Dunque, mi raccomando, come sempre, tenete duro, forza, coraggio, determinazione, mettetevi come priorità, non abbandonate la speranza, non opponetevi ai cambiamenti, anzi provocateli. E ovviamente, come sempre, buona fortuna, e qui arriverà proprio la dea bendata con la sua appunto cornucopia, e ovviamente a presto.